Eccoci, benvenuti a Portocervo. Nonostante sia il 22 ottobre, cielo terso, 26 gradi. Questa è la casa di cui vi parlo oggi, che dispone di un accesso carraio, che è questo con un cancello elettrico, ma anche di un accesso pedonale attraverso questa porticina. Molto carina, fra l'altro. Vedete? Però entro per il carraio perché voglio farvi vedere come potete sistemare tranquillamente 3 auto, in quanto entrando si ha subito qua lo spazio per 1, 2 e poi, essendo praticamente questa abbattibile, vedete, riuscite praticamente a mettere la terza a fianco. Ma adesso entriamo in casa. Per entrare in casa passiamo dal retro della casa, così, vedete? E si vede subito questo bellissimo giardino posteriore. Però da qua noi scendiamo, vedete? Così. E ci troviamo altre 2 vie, una che si collega sempre al giardino da questo lato e uno che si collega al giardino però dall'altro lato, esattamente dal lato opposto, di qua. Poi entriamo e entrando quello che si apprezza è subito una porta veramente di valore, la porta veramente molto pesante, tutta intarsiata, è veramente bella. Il legno spadroneggia qua, chiaramente in linea con quelli che sono i materiali che si trovano qua sull'isola, e abbiamo calce e legno innestata in maniera sapiente da qualche bravo ebanista. E poi, vedete, entrando abbiamo subito un corridoio che porta alle stanze, a 3 stanzette di là e a 2 bagni. Questo frontale che è praticamente in realtà quello che è il nostro salone, e poi in quelle scale un'altra stanza, lì c'è la sala da pranzo con la cucina, ma adesso vedremo nel dettaglio. Perché mi sono fermato qua? Per questa ragione vi voglio far notare subito questo particolare. Guardate questo pavimento, totalmente irregolare e stupendo, ragazzi, è veramente stupendo. È un cotto tipico della zona, dove si innesta di nuovo con il legno, vedete? Ragazzi, questa è un'opera d'arte, qua non è che può farlo chiunque. Entrando l'impatto è decisamente forte, perché troviamo subito un bel camino di quelli un po' antichi, veramente con il fuoco a vista. Poi guardate, poi la parte dove vi dicevo bisogna avere cuori forti perché vedete dove siamo, c'è questo salotto, confina esattamente con questa terrazza coperta che è direttamente sul nostro giardino, che è direttamente in spiaggia, cioè è un privilegio, però non ve la faccio vedere adesso. Tenete duro, continuiamo, siamo in questo soggiorno, abbiamo detto, e da qui andiamo alla sala da pranzo, così andiamo per ordine. Sala da pranzo che normalmente, come ci si aspetta, confina con quella che è la cucina. La cucina è qui, una cucina lineare molto ampia, molto lunga, fatta per chi decide di utilizzare una cucina al servizio appunto dei commensali, per preparare veramente tante cose buone, avere tanta dispensa e anche tanta attrezzatura. Da qua chiaramente si va nel soggiorno e voilà. E adesso, prima di andare fuori, come vi dicevo, andiamo a vedere le altre camere. Anzi, cominciamo subito da questa che è subito in quest'area. Guardate, questa qui proprio confinante con quello che è la sala da pranzo. Ci sono questi 3 gradini che ci portano a questa camera da letto,
che è una suite come le altre due. Poi ce n'è una che non è suite perché non ha il bagno, invece queste hanno tutto il bagno. Guardate che bella, aria condizionata, televisore, armadio. Chiaramente, come dicevamo, in questo caso sono stati montati letti separati, ma girando i letti abbiamo anche una testiera per il letto matrimoniale, in maniera che possono essere utilizzate a doppio uso. E poi chiaramente il bagno, c'è un bagno completo di tutto, doccia, WC, lavabo, bidet, veramente comodo. E anche da qua si può uscire nella meravigliosa terrazza di cui vi ho accennato prima, ma tenete ancora duro, non è ancora il momento di vederla. Da qua prendiamo questi gradini e andiamo nelle camere da letto. Guardate, tra l'altro guardate che belle vetrate che ci sono in questo corridoio. Sono vetrate tra l'altro tutte in triplo vetro tagliotermico, però sempre con questa lavorazione ad arco che la rende veramente unica. Non voglio far passare, insomma, sotto banco questa porta, così come tutte le altre. Ogni porta in questa casa si può definire un'opera d'arte, opera di abili ebanisti. Qua, in questa prima suite, quello che vediamo è tanti armadi ad incasso, vedete? Entrando c'è il bagno che ha una combinazione di volte che lo rendono veramente importante. Addirittura c'è anche una presa di luce alta che gli dà la possibilità di avere luce in qualsiasi momento della giornata, anche senza dover accendere. Poi la doccia, vedete, comoda, in pietra anche sul fondo, veramente bella. E un comodo e ampio doppio lavabo con una bella pietra, vedete? Adesso l'impatto anche qua è forte. Allora, però ve lo faccio vedere così. Vediamo prima questo comodo letto matrimoniale che affaccia dove? Ops, di nuovo siamo sulla terrazza, ma quello che sorprende è che quando dormi potresti avere paura che questa barca, ad esempio, se viene un po' più avanti, ti arriva esattamente sul cuscino. Cioè, ragazzi, non ce n'è case così. Non ce n'è case così. Ci sono case belle come queste, ma nessuno ha l'accesso alla spiaggia diretta, come vi farò vedere adesso. Guardate, qua il corridoio, andiamo avanti, vediamo quella che è la terza. Dato da qua possiamo apprezzare il retro del giardino di casa, ma dopo lo vedremo nel dettaglio. Ecco qua, questa è la stanza che a me personalmente piace di più, è la suite più a mio gusto perché è un po' più concettualmente moderna, vedete? Abbiamo del rovere sbiancato con l'inserto delle luci LED, rovere richiamato anche su queste porte, e poi qua abbiamo delle bellissime decorazioni tipiche che rendono veramente questa casa pulita, bianca, non so neanche definire quanto sia veramente attraente, perché mi sa proprio di vacanza, ragazzi. Io quando sto qua mi sa di vacanza. E qua c'è il suo bagno dove è stata fatta un'ulteriore opera d'arte, perché guardate, hanno usato una pietra di marmo, hanno scavato e hanno tirato fuori questa meraviglia, così come la doccia. Hanno usato un trattamento smaltato che la fa sembrare marmo dappertutto. E poi, perché mi piace così tanto? Perché qua abbiamo quello che è un patio privato, quindi oltre al bagno abbiamo il patio privato, dove abbiamo, proprio per recupero ambientale, vedete, canneto e legno sopra, colonne di marmo, e poi scavato qua nella pietra è stato ricavato questo divanetto, e qua abbiamo divanetto in midollino stile Maggioni. E ragazzi, qua
già un'anticipazione, vi sto già anticipando troppo di quello che è questa casa. Adesso vediamo un'ulteriore stanza che diciamo è dell'amico single che ci viene a trovare e che vuole anche lui avere una sua stanza, ma qua dovete mettervi gli occhiali da sole perché questa stanza è luminosissima ed è corredata di tutto. Vedete, in realtà sono 2 letti perché si può anche estrarre quello sotto, però guardate com'è, doppia finestra anche qua, televisore, c'è il suo wifi privato, insomma c'è tutto. Ma adesso andiamo nella parte caliente di questa casa, ovvero andiamo a vedere la parte esterna. Guardate, guardate questa parte esterna come già ci dà idea di che cosa parliamo. Guardate qua, ragazzi, cioè vi vedete la sera bere un buon vino e vedere tutto il giardino illuminato, la piscina illuminata, insomma lo yacht club. Ecco, magari potreste aprire con vostra moglie o vostro marito un buon vino, sorteggiarlo e avere questo layout. Guardate come è tutto fiorito. Da qua arriviamo e voilà. Guardate ragazzi, e guardate dove siamo. Capite che non ce n'è, cioè siamo in un paradiso. Questo è il giardino di Eden, ve lo dico io. Guardate, sapete cosa sono queste? Adesso sono non attive perché, come vi ho detto, siamo al 20 ottobre, ma questa qua è una meravigliosa piscina enorme e questa qua invece è sempre scavata nella roccia, è un idromassaggio da 10 persone e lì al fondo abbiamo praticamente una zona coperta dove poter fare il barbecue con gli amici, vedete, dove poter passare delle bellissime serate, magari mojito party, vedete, e qua tutto il giardino, insomma, che si estende veramente in tutta la proprietà, dietro, davanti, la circonda praticamente. Questa casa è circondata da palme e da macchia mediterranea, ma che c'è un profumo incredibile, vedete? E poi qua è il punto dolente. Abbiamo un accesso privato alla spiaggia, cioè immaginate, sei a casa, ora sei ancora nel tuo giardino, sei qui, e cosa vedo qua? Vedo un po' di sabbia di mare. Sogno o son desto? Guardiamo, ragazzi, guardate, passo, come vedete mi trovo esattamente in spiaggia. Adesso calcolate che siamo fuori stagione, quindi non è stata rastrellata per portare via i rametti e i fiori che sono caduti, però ragazzi, che dite? Ve la fareste un bagno qua? Siate sinceri. Io sì, anzi vi dico che in realtà, come vedete, ho già i piedi in acqua, fra l'altro l'acqua è veramente calda. E lì, come vi dicevo, c'è lo yacht club, quindi per chi volesse può tranquillamente da casa, se si prende un posto qua, controllare la propria barca. Vedete la gente che si fa il bagno? Siamo a 21 di ottobre. Ragazzi, è un paradiso, ve l'ho detto. Welcome to paradise. Adesso rientriamo dentro e vi faccio vedere invece un'altra cosa. Vi faccio vedere, insomma, quelle che pensavate fossero finite come situazioni abitative, in realtà non lo sono. Tant'è vero che da qui stesso io prendo il giardino, passo di qua così faccio un giro diverso. Passo di qua, cammino in questo esteso enorme parco. Immaginate di aver fatto adesso il bagno, venite in casa
Però cosa fate quando vi fate il bagno? Molti, io no, perché a me piace il sale. Vanno qua, c'è una piccola doccia privata, vedete? Tutta scavata nella pietra, quasi camuffata, in maniera che volendo potete anche già eventualmente sciacquarvi, se dovete cambiarvi il costume siete assolutamente isolati. Vedete? Da qua si continua, chiaramente tutto il giardino, come vi dicevo, gode di un'illuminazione grazie a un bellissimo impianto illuminotecnico, quindi abbiamo dei fari sparsi un po' in tutto il giardino. Se riesco vi farò vedere poi qualche foto di sera. E poi abbiamo chiaramente l'impianto di irrigazione automatica. Da qui si cammina, si va avanti e guardate, si passa in mezzo, ripeto, a tutta la vegetazione tipica della macchia mediterranea. E qua scopriamo innanzitutto un angoletto dove io qua prenderei quella che è la maca con il sistema autoportante, mi metterei qua nelle giornate più calde, tipo oggi, perché oggi fa veramente caldo. Vedete? Qua è l'accesso alla casa, però guardate, guardate cosa vi faccio scoprire. Qua abbiamo una stanza per gli attrezzi, che sono molti, gli attrezzi da giardinaggio, giustamente, come potete immaginare. Però qua a fianco un'altra mini suite, tutta pavimentata, tutta in legno, aria condizionata, finestrata, quindi c'è il suo letto, nuovo, ancora incelofanato. Abbiamo l'armadio, giusto per chi deve passare una settimana di vacanza. Con la sua porta scorrevole abbiamo il bagno. È un bagno finestrato ed è un bagno completo, corredato anche di doccia. Vedete? Insomma, avete scorto quello che è il potenziale di questa casa. Qua per la raccolta differenziata abbiamo tutto l'occorrente, ma proprio quando pensavate che era finita, vedete? Qua abbiamo l'accesso che va alle auto. Proprio quando pensavate che fosse finita, guardate cosa spunta qua. Spunta un'ulteriore abitazione, che è quella che può essere definita l'abitazione della maid, che in realtà è una lavanderia, però che può essere adibita anche a, insomma, diciamo è adibita, perché vedete c'è il televisore, adesso è tutto coperto perché è tutto messo via. C'è la lavatrice, c'è l'aria condizionata, c'è la finestra e c'è questo bel mobile con il letto e c'è anche il suo bagno, quindi un bagno completo con doccia, bidet, lavabo, con tutto. Vedete? Insomma, direi che stiamo parlando di un potenziale enorme, voi sicuramente l'avete capito, ma adesso da qui vi faccio vedere, possiamo tornare a quello che è l'ingresso dell'immobile. Video visita terminata.